bentornati a Nerd Kitchen! Come avrete capito, oggi la puntata è dedicata a Game of Thrones per due importantissimi motivi. Il primo perché sta per uscire la quinta stagione della serie e il secondo perché, associata alla Pasqua, non si può non pensare alle uova di drago, che oggi riprodurremo insieme. Ma non solo, vi insegnerò anche un trucco per fare dei regali personalizzati ai vostri amici. In questo modo le vostre uova di drago avranno dentro il gadget che voi più preferite. Non resta che iniziare e via con la puntata! Gli ingredienti di oggi sono uova di cioccolato del vostro gusto preferito, pasta di zucchero 300 g per uovo dei colori verde, nero e bianco, coloranti alimentari in polvere per dare dei colori cangianti e dei riflessi alle uova di drago, maizena per modellare la pasta di zucchero, cioccolato fondente al latte bianco secondo l'uovo che avete scelto, un piccolo cutter, dei pennelli per attaccare la pasta di zucchero e per spolverare il colore, tagliapasta, basta che abbia una forma a punta, potete utilizzare dei cuori, delle stelle, dei rombi o dei quadrati, quello che più preferite, e i gadget personalizzati che andremo a mettere all'interno delle uova. Per prima cosa dobbiamo aprire l'uovo di cioccolato per inserire la sorpresa personalizzata. Aiutatevi con un coltello caldo, riscaldate in acqua calda ma ben asciutto e cominciate a tagliare nella giuntura. Sciogliete adesso il pezzettino di cioccolato dello stesso gusto del vostro uovo a bagnomaria perché ci servirà per incollare dentro l'uovo le sorpresine. Oggi usiamo delle collanine gentilmente offerte da The Swan Shop che trovate in descrizione. Il resto del cioccolato ci servirà per ricongiungere le due metà. Spennellatelo quindi con una spatola o un pennello sia nelle giunture che sopra in modo che sia ben saldo. Lasciate adesso in frigo per mezz'ora così che il cioccolato si solidifichi. Possiamo a questo punto passare alle nostre scagliette di drago e poi alla composizione. Stendete la pasta di zucchero su una ceratina oppure su un tappetino di silicone, mi raccomando che siano ben cosparsi di maizena, così che la pasta di zucchero non si appiccichi. Adesso ricavate le scaglie di drago per l'uovo. Più grandi saranno le scaglie, più veloce e semplificato sarà il lavoro, anche se meno dettagliato. Potete ricavare le scagliette dalla forma che vi piace di più o che vi ritrovate a casa, l'importante è che abbia una forma a punta. Io in questo caso sto riciclando il tagliapasta a forma di stella del Natale passato. Mettetele da parte e ritirate l'uovo dal frigo. Adesso che è ben solidificato possiamo passare all'assemblaggio. La cosa importante da ricordare prima di mettere le scaglie è che dovete partire dalla parte bassa dell'uovo, poiché andranno sovrapposte fino alla punta. Incollare le scaglie di pasta di zucchero all'uovo di cioccolato è molto semplice, basta intingere un pennello in un po' di acqua a temperatura ambiente. Attaccate le prime scaglie, se doveste poggiare l'uovo per qualche minuto per asciugare o perché volete prendere una pausa, vi consiglio di utilizzare una scatola come questa con qualcosa di morbido dentro e dei tovaglioli, così da poterla adagiare senza che resti alcun segno e in maniera molto stabile. Per prima cosa valutate il centro del vostro uovo e poggiate la prima scaglia sulla giuntura del basso. Adesso andate a collegare le varie scagliette seguendo le loro giunture naturali, fino a realizzare la stella iniziale. Ottenuta la prima stella a 6 punte, che fa da base al nostro uovo, ricollegate tutte le altre scaglie fino a creare una base quasi circolare. Ricordate di inumidire la giuntura delle scaglie dove andranno a toccare le altre. In questo modo la pasta di zucchero si scioglierà leggermente e creerà una colla naturale. Quando avrete creato la vostra base circolare, dove tutti i rombi si toccano punta a punta, potete iniziare a sovrapporre le altre scaglie. Appoggiatele come se voleste completare il quadro e invece sovrapponetele scendendole un poco. Tutto il resto dell'uovo seguirà questo schema. Se non doveste riuscire a seguirlo, perché sono tante, non preoccupatevi perché le scaglie drago possono essere anche irregolari. Al lavoro finito premete leggermente le punte per farla aderire alla forma dell'uovo. Finite le uova, lasciate asciugare eventuali gocce d'acqua. Dopodiché, se volete rispettare la descrizione del libro, passeremo anche dei coloranti alimentari per dare dei pigmenti alle uova.
Come descritte nel libro, infatti, le uova di Daenerys sono una di un verde intenso con macchie color bronzo, uno crema pallido con striature dorate e uno nero come il mare di mezzanotte con increspature scarlatte. Quindi passiamo a colorare le nostre uova e abbiamo finito! Le nostre uova di Game of Thrones sono pronte! Se questo video vi è piaciuto ricordate di supportare il nostro canale mettendo un pollice in su sotto il video, commentandolo e soprattutto condividendolo. Iscrivetevi al nostro canale YouTube se non l'avete ancora fatto e ci trovate anche su Facebook. Ciao, alla prossima! Facciamolo! Dracari!